Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per il denaro e le finanze dei prossimi 30 giorni. Beh, abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi, non è male, è una carta di forte abbondanza, è una carta di stabilità e proprio di patrimonio. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un diavolo come prima carta iniziale. Cinque di bastoni, regina di bastoni, giustizia, imperatore nuovamente, ragazzi, e 10 di bastoni. Bene. Allora, partiamo da questo diavolo. Il diavolo di solito parla di energia repressa, contratta. Amanti. Otto di pentacoli, 10 di coppe e 6 di pentacoli. Qualcosa mi dice che, soprattutto se avete una famiglia o se vivete con qualcuno, ho come la sensazione che le cose non siano equilibrate a livello di mettere il denaro per pagare le spese, per affrontare certi passi. C'è un 10 di coppe, quindi effettivamente si potrebbe trattare della famiglia piuttosto che della coppia. Qui io ho come la sensazione che ci sia un qualche tipo di potrebbe essere contratto, ragazzi, qualche tipo di accordo che è come se non fosse vantaggioso per voi. Mm? Ehm, Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un lavoro, un qualche cosa che magari state facendo da tempo. Non so, io ho la sensazione che la situazione di partenza sia in disequilibrio, non sia delle migliori. Che poi, vedendo questo 10 di coppe, può essere che qualcuno, ehm, come dire, cerchi di mantenere intatto quello che ha già costruito, nonostante non ci sia effettivamente questo ritorno. Perché comunque con il 6 di pentacoli e gli amanti al contrario si parla di disarmonia. Anche la carta degli amanti è un 6. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 5 di bastoni. Regina di bastoni, che avete già qui. 5 di coppe e matto. È come se ci fosse qualche conflitto su
una nuova strada da intraprendere, che può essere appunto una strada che vi fa guadagnare di più. Per qualcuno, ragazzi, ho la sensazione che tutto questo movimento, perché il 5 di bastoni comunque è una carta di lotte, no? È una carta dove non ci si mette d'accordo, dove mi potrebbe parlare anche proprio di discussioni. È come se ci fossero delle difficoltà legate al vostro nucleo familiare, che sia famiglia con figli, che sia il partner, che sia, non lo so, qualche animale da compagnia. Io ho come la sensazione che c'è difficoltà a gestire il momento presente a livello economico. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo una regina di coppe, regina di spade e asso di spade. Allora, sento che ci sono delle spese che effettivamente si potrebbero evitare, considerata diciamo, il movimento energetico di partenza. Io ho la sensazione, perché qua avete ben 3 regine, 4 se contiamo anche questa che è una ripetizione, però ho come la sensazione che ci siano delle spese, potrebbero esserci delle spese per, chiamiamola la propria vanità, il proprio benessere, la propria autostima, insomma, ho come la sensazione che potrebbero esserci più spese del necessario per quello che riguarda l'immagine. Può essere un'immagine personale, può essere l'immagine della famiglia, può essere un'immagine aziendale. Però io ho come la sensazione che siate combattuti con questo 5 di bastoni sul come fare ad uscire da questa situazione che è un po' schiavizzante. In questo caso il diavolo potrebbe anche rappresentare dei debiti. O è un qualche cosa che avete già comprato che dovete pagare e vi sta attanagliando. Potrebbe essere il fatto che fate un lavoro dove magari non vi pagano abbastanza. Potrebbero essere questioni familiari, questioni di immagine, come vi ho detto. Però è come se tutto questo tran tran portasse parecchio scompiglio all'interno di voi. Dove spendo? Cosa? E ogni volta che spendete magari qualche cosa che non è necessario, potreste anche sentirvi in colpa. Quando spendete dei soldi per un capriccio del bambino, dei bambini, potreste sentirvi in colpa. Cioè, io ho come la sensazione che tutto quello che non è necessario in questo periodo vi crea un senso di colpa nel comprarlo, nel fare acquisti, insomma, che non sono strettamente necessari, mentre potreste ritenere necessari acquisti per migliorare l'immagine, come vi ho detto prima, l'immagine aziendale, l'immagine personale. Si tratta come di fissare, secondo me vi basta fare un budget di spesa, comunque, perché con queste due carte mi dicono che siete un po' troppo flessibili. Ok, e invece se io guardo le carte sotto, soprattutto la giustizia e l'imperatore, è come se vi dicessero di mettere delle regole. Vi faccio un'ipotesi. Guadagno 1000, 600 se ne vanno per la casa, ipotesi tra spese, affitto, adesso è per fare in fretta a fare i conti, no? Mettiamo 700. Con quelle 300 euro che rimangono le divido in percentuali, un tot va per, non lo so, la macchina, eventualmente pagare l'assicurazione, piuttosto che eventuali imprevisti, un altro tot lo metto per, non lo so, quella cosa che mi voglio comprare, un altro tot lo metto per, non lo so, le vacanze. Cioè si tratta di schematizzare le vostre uscite, o meglio, i vostri risparmi in funzione delle future uscite. Adesso andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo la luna e un 8 di spade. Andiamo a vedere l'8. Sì, io tra la luna ho come la sensazione che qualcuno di voi stia saldando cose vecchie o si stia occupando di temi vecchi.
e che quindi c'è come questo pensiero di dover prima saldare il vecchio per poter iniziare qualcosa di nuovo, però si tratta semplicemente di fare una regola, di creare regole. Sia la giustizia che l'imperatore sono proprio carte di regole, di fare le cose secondo uno schema ben preciso, con costanza e quotidianità. Quindi, con la carta della giustizia, vi dico, ci potrebbe essere come un riequilibrio o perlomeno una regolarizzazione di quelle che potrebbero essere le spese del passato da dover saldare e le spese del futuro da dover affrontare. Ovviamente non è che c'è sempre solo spese per, cioè scusate, il pagare per delle spese reali, ogni tanto bisogna anche concedersi qualche sfizio. Però anche lì calibrate bene che tipo di spese bisogna fare, che cosa si può fare adesso, che cosa è immediato e necessario, che cosa invece è superfluo e magari si può rimandare. Andiamo a vedere l'imperatore. Morte, regina di denari e con questa le avete tutte e quattro. E 3 di coppe. Datemi una carta per la morte. Ho come la sensazione che dobbiate essere voi a mettere mano sulla vostra situazione economica, soprattutto se siete di quelle persone che magari vivono con un compagno piuttosto che in famiglia e non hanno un proprio conto corrente. Ci sono ancora molte persone che uniscono i conti correnti per magari pagare meno spese o cose di questo genere. Ecco, io ho la sensazione che da soli fareste meglio. Cioè, io con questo non voglio incitare nessuno a cambiare le cose, però piuttosto apritevi una PostePay a parte dove iniziate a risparmiare dei soldi, perché voi la capacità di gestire il denaro ce l'avete. Poi con questi due imperatori quello che vi consigliano è proprio di fare un programma, un progetto. Tenete presente che l'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore, parla proprio di costanza, di fare le cose, di guardare il minimo dettaglio. È un cesellatore, ok? Quindi lui guarda il dettaglio e mi verrebbe da dire che guarda il centesimo, ok? Perché anche i centesimi sono soldi e non è tanto per il valore che hanno, è per l'energia che portano. Ok, sprecare o buttare i centesimi è come buttare i soldi, no? Anche se poi il valore in sé del centesimo non è tanto, però a livello energetico, è come buttare i soldi. Ora, io sento che qui potreste farvi consigliare da qualcuno su quali stratagemmi potreste usare per riuscire ad uscire da questa situazione stagnante di cui ci parla il diavolo. È come se fosse un inizio un po' lento. Qui sento come se qualcuno di voi battagliasse per cercare la propria strada e qui vi dico, attraverso le regole, attraverso la costanza, attraverso il guardare le cose nel piccolo, secondo me ci si lascia poi indietro questo diavolo. Adesso andiamo a vedere il 10 di bastoni. 9 di coppe, 10 di spade, 3 di pentacoli e re di denari. È come se si iniziasse il processo di chiusura, se vogliamo, di questo diavolo che potrebbero essere debiti, come vi ho detto. È interessante, ragazzi, perché siccome il 10 di bastoni è una carta che indica il lasciare indietro le aspettative, che potrebbero essere vostre, ma anche quelle degli altri, se c'è un tema legato all'immagine, come avevamo parlato prima, può non essere più così tanto importante alla fine del periodo, perché è come se lasciando stare l'immagine, il che non vuol dire trascurarsi, però vuol dire non star così tanto dietro a queste cose, diciamo modaiole, secondo me riuscite a farcela benissimo, a trovare come una quadra
per riuscire a far fronte ai vostri debiti. Tenete presente che c'è anche un 10 di pentacoli e anche un 3 di coppe, quindi per qualcuno potrebbe essere utile, mi viene da dire, o associarsi a qualcuno che ha già passato questo tipo di percorso, che lo ha superato e che vi spiega come ha fatto. Oppure io ho la sensazione che per qualcuno potrebbe essere valido cambiare le regole del gioco. Cioè, se prima ho fatto, non lo so, si faceva la spesa a inizio mese, compravo tutto quello che mi serviva e poi verso fine mese vediamo come va. Il segreto è dividere quelle, facciamo finta, famiglia di 4 persone, non lo so, 400 euro di spesa a inizio mese per comprare un po' tutto quello che manca. E il punto qual è? Che comprando tutto all'inizio, verso il 15, il 20 del mese, può essere che le scorte siano già finite. Invece dividendosi 100 euro la prima settimana, 100 la seconda, 100 la terza e 100 la quarta, ci si regola diversamente perché lì il periodo non è più il mese ma è la settimana, quindi magari faccio la spesa, ne dico una così, il lunedì, arrivo il sabato che inizio ad avere le scorte che piangono, però non resto mai completamente senza, no? E quindi è un modo di essere oculati con più costanza, cioè non è solo una volta al mese, è un giorno alla settimana, per esempio 2 giorni alla settimana. E raccorciando, sentite cosa stavo dicendo? Accorciando il periodo è come se si riuscisse a monitorare meglio. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Ok, guardate, il conquistatore degli insegnamenti. Guardate che questa fanciulla ha aperto il libro e viene inondata dalla luce della notte. Ok? Mi viene in mente la sacerdotessa con questa carta. E parla di agosto, quindi secondo me i prossimi 30 giorni, adesso io sto pubblicando a fine luglio, poi dipende sempre da quando voi arriverete ad ascoltare la lettura, però ho l'idea che ad agosto acquisirete la maestria dell'organizzazione, della regolarizzazione. È come se facesse dei piani, mettiamola così. Wow, indipendenza organizzativa, 5 mesi. Così facendo, ragazzi, io sento. Qualcuno potrebbe essere che in 5 mesi finisce di saldare quel debituccio, magari il dentista, magari il meccanico, insomma. Ehm, Però è come se vi servisse questo momento per riorganizzare un po' tutta la vostra, non la situazione finanziaria, ma l'indipendenza finanziaria. E poi abbiamo impresa familiare, 1 mese e mezzo. Effettivamente, ragazzi, qua ci potrebbe proprio essere qualche cosa legata alle aziende familiari e anche qui perché abbiamo un 10 di coppe. Ma secondo me la strategia per uscire da questa energia del diavolo è proprio quella di fare un programma di entrate e di uscite. Poi il segreto per avere più flusso di cassa è farsi pagare il prima possibile e pagare i debiti il più tardi possibile, in modo che il flusso di cassa resti abbondante, ok? E qui parla di 1 mese e mezzo, quindi potrebbe già esserci qualche nuovo movimento, siccome qui abbiamo anche un matto, diciamo tra la metà di settembre e l'inizio di ottobre. Fatemi sapere come vi risuona la lettura. Spero insomma che vi abbia dato qualche spunto interessante di riflessione. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il percorso.
Diversamente, se preferite lavorare per conto vostro, potete fare lo stesso lavoro abbonandovi al canale. Nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi i soldi, l'amore, i genitori, insomma, ce n'è un po' per tutti. E in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!